microbiota è l'insieme dei microrganismi che vivono stabilmente nel nostro corpo. Si tratta soprattutto di batteri, ma include anche virus, funghi e altri microrganismi. Non bisogna immaginarli come qualcosa di estraneo o pericoloso. Al contrario, nella maggior parte dei casi convivono con noi in modo equilibrato e svolgono funzioni essenziali per il nostro benessere. Nel caso dell'intestino, il microbiota ha un ruolo fondamentale nella digestione. Alcuni alimenti, in particolare le fibre, non possono essere digeriti direttamente dal nostro corpo. Entrano quindi in gioco i batteri intestinali, che li fermentano producendo sostanze utili, come gli acidi grassi a catena corta. Questi composti rappresentano una fonte di energia per le cellule intestinali e contribuiscono al mantenimento della salute della mucosa. Inoltre, il microbiota è in grado di sintetizzare alcune vitamine, tra cui la vitamina K e alcune del gruppo B. Una funzione del microbiota riguarda il sistema immunitario. I microorganismi buoni competono con quelli patogeni per lo spazio e le risorse, rendendo più difficile la colonizzazione da parte di agenti dannosi. Allo stesso tempo, interagiscono continuamente con le cellule immunitarie, contribuendo a regolare la risposta dell'organismo. Il microbiota aiuta il sistema immunitario a distinguere ciò che è pericoloso. Ruolo del microbiota nella comunicazione tra intestino e cervello, spesso definita asse intestino-cervello. I microorganismi intestinali possono influenzare la produzione di neurotrasmettitori e inviare segnali al sistema nervoso attraverso diverse vie, tra cui il nervo vago. Significa che l'equilibrio del microbiota può avere effetti non solo sulla salute fisica, ma anche su aspetti come l'umore e la risposta allo stress. Quando il microbiota è in equilibrio, si parla di eubiosi. In questa condizione, le diverse specie microbiche convivono in modo armonioso e contribuiscono al buon funzionamento dell'organismo. Al contrario, quando questo equilibrio si altera, si parla di disbiosi. La disbiosi può essere associata a diversi disturbi e malattie, tra cui la sindrome dell'intestino irritabile, l'obesità, il diabete di tipo 2 e le malattie infiammatorie intestinali. La composizione del microbiota non è fissa, ma può cambiare nel corso della vita. Diversi fattori influenzano questo ecosistema. L'alimentazione è uno dei più importanti, ma contano anche l'uso di antibiotici, l'età, lo stile di vita e perfino le condizioni in cui avviene la nascita. Una dieta ricca di fibre favorisce la crescita di batteri benefici, mentre un'alimentazione con cibi ultraprocessati può alterarne l'equilibrio. Per mantenere un microbiota sano è quindi fondamentale adottare abitudini corrette. Un'alimentazione varia e ricca di vegetali, cereali integrali e legumi fornisce le fibre necessarie ai batteri buoni. Anche i cibi fermentati possono essere utili, perché contengono microorganismi vivi. È consigliabile evitare l'uso non necessario di antibiotici.